In questo video andiamo a realizzare questo layout tramite una proprietà che potremmo quasi definire magica per la sua potenza e mi riferisco a Grid Template Areas. Anche nello scorso video siamo andati a implementare esattamente questo layout, ma abbiamo seguito un approccio leggermente diverso, mentre oggi appunto seguiamo la strada di Grid Template Areas che a mio parere in casi come questo può veramente facilitarci la vita. Per chi si fosse perso lo scorso video, tutto quello che abbiamo qui in questo HTML è un container che ho chiamato Testimonials Grid, al cui interno ci sono 5 card, ciascuna rappresentata da un tag article, e quello che c'è all'interno chiaramente non ci interessa ai fini di questo video. Ho già preparato uno stile di base per fare in modo che colori, tipografia e quant'altro siano corretti rispetto al design, proprio perché ci vogliamo concentrare unicamente sulla griglia. Quindi esattamente come fatto nello scorso video, la prima cosa che andiamo a fare è dichiarare un display grid sul nostro container e diamo una spaziatura alle nostre card tramite la proprietà gap e la possiamo settare ad esempio a un M. Come dicevo prima, l'obiettivo di oggi è utilizzare la proprietà Grid Template Areas per realizzare il nostro layout. E Grid Template Areas in breve ci permette di descrivere la nostra griglia, in particolare descrivere le aree che popolano la nostra griglia tramite dei nomi simbolici che noi assegniamo a ciascuno dei nostri elementi. La prima cosa da fare, infatti, quando andiamo ad utilizzare Grid Template Areas è proprio questa, assegnare dei nomi mnemonici alle nostre card. Andiamo a prenderle una ad una tramite il selettore AntChild, quindi partiamo con la prima card e le assegniamo un nome simbolico. Questa cosa si fa con una proprietà che si chiama GridArea, a cui semplicemente diamo il valore che più preferiamo. L'importante è che sia un nome abbastanza parlante, che ci faccia capire che stiamo parlando di questa card. In questo caso la card in questione è questa, di Daniel Clifford, quindi credo che la chiamerò proprio Clifford. Facciamo la stessa cosa per le altre 4 card, quindi andiamo a targettare la seconda card e le diamo come grid area Walters. Per la terza card daremo come grid area Harmon. Per la quarta card daremo come valore a grid area Abrams. E per la quinta card daremo come valore Whittle. Chiaramente fatto questo non cambierà nulla nella nostra griglia, ma questo è uno step preliminare necessario ai fini di utilizzare Grid Template Areas, come vedremo tra pochissimo. Il prossimo step infatti è quello di andare sul nostro container e dichiarare finalmente la proprietà Grid Template Areas, nella quale andiamo a descrivere la nostra griglia dicendo per ogni riga quali sono le colonne che popolano questa riga. In questo caso abbiamo una sola colonna per ciascuna riga, quindi in realtà la descrizione delle nostre aree è molto semplice. Avremo una riga nella quale abbiamo un'unica colonna che è esattamente quella di Clifford, dopodiché avremo una seconda riga nella quale l'unica colonna presente è quella di Walters e notate come ciascuna riga sia identificata da una coppia di virgolette e per separare le righe si può scegliere di utilizzare lo spazio. Io personalmente preferisco andare a capo per ogni riga in modo da avere una rappresentazione più visuale di quella che sarà la mia griglia finale. Procediamo quindi in questo modo. La terza riga è popolata solamente dalla colonna di Harmon, la quarta riga sarà popolata dalla colonna di Abrams e la quinta riga dalla colonna di Whittle. Salviamo e vediamo che in realtà apparentemente non è cambiato nulla. Se andiamo però con i nostri DevTools a ispezionare la griglia, attiviamo il badge grid, andiamo qui nella tab layout e andiamo a scegliere appunto un colore ad esempio verde in modo che risalti un po' meglio. Quello che possiamo vedere è che il browser ha inserito per noi questi tag Clifford, Walters, Harmon, che sono esattamente le grid area che noi abbiamo assegnato a ciascuna card e grazie alla dichiarazione di Grid Template Areas il browser è riuscito ad assegnare queste etichette alle card giuste. Fino a qui chiaramente nulla di spettacolare, quello che abbiamo fatto al momento sembra quasi inutile, ma la vera potenza arriva adesso. Andiamo a definire una media query
ad esempio come abbiamo fatto l'altra volta, una media query di min width 800 pixel. Andiamo sempre a targettare la nostra griglia e siccome abbiamo utilizzato dei nomi mnemonici per i nostri elementi della griglia e abbiamo definito un grid template areas, quello che ci servirà a fare semplicemente è ridefinire la nostra grid template areas. Quindi andiamo a farlo, andiamo a dire grid template areas e qui ci andiamo ad aiutare chiaramente con il design e andiamo innanzitutto ad individuare quelle che sono le colonne, così come fatto la scorsa volta. Quindi abbiamo queste 4 colonne che si dividono su 2 righe, quindi le colonne sono appunto 1, 2, 3 e 4 e andiamo ad individuare per ciascuna cella quale sarà la card che la va ad occupare. Partendo dalla prima riga, la prima colonna della prima riga è occupata da Daniel Clifford, quindi ci mettiamo una C per ricordarcelo. La seconda colonna pure sarà occupata sempre da Daniel Clifford. La terza colonna sarà occupata da Jonathan Walters, quindi ci mettiamo una W. La quarta da Kira Whittle, quindi ci mettiamo una W con una H per non sbagliarci. Passando alla seconda riga abbiamo Janet Harmon, quindi ci mettiamo un H. Abbiamo poi 2 celle occupate da Patrick Abrams e abbiamo infine l'ultima cella occupata sempre da Kira Whittle. Questo in realtà è tutto quello che ci serve per definire la nostra grid template areas. Possiamo infatti semplicemente tornare nel nostro codice e tutto quello che dovremo fare è riprodurre questa situazione qui nel codice. Quindi avremo una prima riga nella quale avremo la prima colonna occupata da Clifford, la seconda colonna occupata sempre da Clifford, la terza colonna occupata da Walters e la quarta colonna occupata da Kira Whittle. Passiamo quindi alla seconda riga nella quale invece abbiamo Harmon alla prima colonna, 2 volte Abrams, quindi scriviamo Abrams 2 volte e poi alla fine abbiamo sempre Whittle. E come per magia il layout è già pronto, tutto è già al suo posto. Andiamo a prendere sempre i nostri DevTools e andiamo a vedere cosa è successo alla griglia. Vediamo che appunto abbiamo nella prima riga, come abbiamo definito da codice, le prime 2 colonne occupate da Clifford, quindi questa e questa, la terza colonna occupata da Walters e la quarta colonna occupata da Whittle. Per la seconda riga abbiamo invece Harmon, Abrams, Abrams e poi Whittle, esattamente come abbiamo detto da codice. La cosa che mi piace tantissimo di Grid Template Areas è la sua flessibilità. Per esempio, una volta fatto questo layout da 800 pixel in su, in realtà potrei tranquillamente dire che voglio un altro layout intermedio che parte da 600 pixel in cui ad esempio questa volta le mie aree sono organizzate così. La prima riga sarà composta solamente da Clifford, nella seconda voglio avere Walters affiancato da Whittle, nella terza avrò sempre Whittle a destra ma a sinistra voglio avere Harmon e nell'ultima riga vorrei avere per entrambe le colonne Abrams, quindi un layout a 2 colonne con gli elementi disposti in questo modo. E vediamo che partendo da mobile, in cui tutto chiaramente è su una colonna perché così lo abbiamo definito nel nostro grid template areas, arriviamo alla soglia di 600 pixel nel quale il layout cambia forma, esattamente come abbiamo descritto qui. Quindi la prima riga sarà composta da Clifford, Clifford, infatti il browser ci mostra esattamente questo. Poi avremo una seconda riga composta da Walters, Whittle, ed è quello che succede. Una terza riga composta da Harmon e Whittle, quindi eccola qui, Harmon e poi ancora Whittle, e quindi il browser sta deducendo che Whittle dovrà spannare per 2 righe, che è quello che infatti sta accadendo in questo caso, e poi l'ultima riga sarà composta da 2 volte Abrams, e infatti ecco qui la card di Abrams che spanna per 2 colonne. Salendo poi ancora fino ad arrivare agli 800 pixel ritroviamo il layout originale che abbiamo definito prima. In realtà c'è un piccolo problemino che comunque risolviamo in un attimo ed è relativo alla larghezza di queste colonne. Infatti come possiamo vedere la card ad esempio relativa a Jonathan Walters è leggermente più stretta rispetto alla card di Kira Whittle.
mentre se andiamo a prendere il design noi vediamo che tutte le colonne dovrebbero essere larghe uguali. Questo lo possiamo tranquillamente andare a dichiarare come abbiamo fatto nello scorso video tramite grid template columns, dicendo che ad esempio da 800 pixel in poi vogliamo avere 4 colonne, ciascuna larga 1fr, quindi ciascuna prende tutto lo spazio che può e come risultato tutte e 4 saranno larghe uguali. Infatti vediamo che le cose vanno a posto se facciamo così. Chiaramente dobbiamo fare la stessa cosa anche per questo layout, quindi da 600 pixel noi dovremmo dire che vogliamo avere un certo numero di colonne, che non sarà però più 4 ma sarà 2 in questo caso, e come vediamo anche qui le cose vanno a posto. Chiaramente abbiamo 2 colonne, ciascuna prende tutto lo spazio che può e come risultato queste saranno sempre larghe uguali. Ma ciliegina finale sulla torta, se volessimo semplificare ancora di più questo codice, potremmo eliminare completamente le dichiarazioni di grid template columns da qui e andare qui nel codice diciamo generico fuori dalle media query a dichiarare quello che prende il nome di grid auto columns, e grid auto columns fondamentalmente va a specificare quanto devono essere larghe le colonne che vengono create in maniera implicita da grid. Questo perché c'è una differenza in grid tra griglia esplicita e griglia implicita. La griglia esplicita è quella che abbiamo visto nello scorso video e quella che abbiamo visto in realtà anche poco fa dichiarando grid template columns. Ogni qualvolta noi andiamo a dichiarare un numero rigoroso di colonne, qui stiamo dichiarando la nostra griglia in maniera esplicita. Se però noi omettiamo queste dichiarazioni, quello che succede è che grid di per sé non sa quante colonne ci saranno, ma lo desume, ad esempio in questo caso, dal fatto che qui per grid template areas abbiamo dichiarato 2 colonne per ciascuna riga, quindi lui implicitamente andrà a creare 2 colonne, mentre qui implicitamente ne andrà a creare 4. Quindi quello che noi andiamo a fare dichiarando grid autocolumns è appunto settare la larghezza di queste colonne create in maniera automatica, che come possiamo immaginare vogliamo che sia sempre 1fr. In questo modo noi abbiamo che a tutte le viewport, qualunque sia il numero di colonne che grid in maniera implicita va a creare, queste siano sempre larghe, in questo caso 1fr. Chiaramente grid è un argomento vastissimo e ci sarebbe ancora molto di cui parlare e di cui esplorare, ma questo magari ce lo riserviamo per dei futuri video. Al momento questo video termina qui e come sempre trovate codice e risorse utili qui sotto in descrizione e noi come sempre ci vediamo alla prossima.